Hai presente quando tiri lo sciacquone e l'acqua, invece di scendere, inizia minacciosamente a salire, insieme al tuo terrore di allagare il bagno con acqua e escrementi? Bene, ora immagina questa scena su scala cittadina. Siamo a Londra nel 1858. Il Tamigi, che attraversa la città come un maestoso fiume europeo, ha smesso di essere un corso d'acqua e si è trasformato in una fogna a cielo aperto. La capitale dell'impero britannico è letteralmente sommersa nei propri escrementi. L'aria è così impregnata di puzza che la gente vomita per strada, i cavalli si imbizzarriscono e i parlamentari sono costretti a interrompere le loro sedute. Ma come si è arrivati a questo e come hanno affrontato i londinesi questa catastrofe maleodorante? Scopriamolo insieme. Perché Londra si trovò letteralmente nella merda? L'epoca vittoriana è sinonimo di progresso, treni a vapore, fabbriche, crescita economica, ma c'era un piccolo problema: i rifiuti umani erano ancora gestiti come nel Medioevo. Tutta la spazzatura, le carcasse di animali, gli scarti dei macellai e la sporcizia generale veniva gettata direttamente nel fiume, oppure lasciata nei cortili, nelle strade, nei pozzi neri straripanti che venivano periodicamente svuotati e il contenuto finiva nel Tamigi o nei canali che poi arrivavano comunque al grande fiume. Questo sistema, per quanto rudimentale, permetteva di evitare l'eccessivo accumulo di rifiuti. Tuttavia, con l'esplosione demografica della rivoluzione industriale, Londra passò da una popolazione di circa 1 milione di abitanti a 2 milioni e mezzo in soli 50 anni. E le infrastrutture igieniche non riuscirono a tenere il passo con questa crescita vertiginosa. A peggiorare la situazione fu, sorprendentemente, l'introduzione dei primi gabinetti a sciacquone. Ma come? Non è un passo avanti? Non lo è quando nel giro di poco tempo migliaia di cittadini londinesi iniziarono a collegare i loro pozzi neri e le loro latrine mal costruite ai numerosi canali di scolo della città, un sistema in cui tonnellate di liquami venivano trascinate per le strade per finire nel Tamigi. All'epoca svuotare un pozzo nero costava parecchio, così la maggior parte di quelli esistenti scoppiava di cacca già prima dell'installazione dei WC. Aggiungere tutti quegli scarichi fu come riversare un torrente d'acqua in un lavandino già otturato. Invece di far defluire i rifiuti, si ottenne un ingorgo colossale che finì direttamente nel Tamigi. La convinzione generale era che, poiché il Tamigi sfociava nel mare, tutto ciò che veniva riversato lì dentro sarebbe stato trascinato via dalle correnti e non sarebbe più stato un problema. Lontano dagli occhi, lontano dalla mente. Un po' come i rifiuti di plastica negli anni '80. Le cose, stranamente, non andarono come previsto. Il Tamigi, infatti, è un fiume a marea, il che significa che le maree spingevano inevitabilmente i liquami in decomposizione di nuovo a monte, dove si accumulavano e iniziavano a stagnare. Senza un adeguato sistema di drenaggio, la città intera ne pagava le conseguenze. Le strade londinesi erano una miscela infernale di fango, rifiuti ed eiezioni animali. I cavalli erano ancora il mezzo di trasporto principale e producevano enormi quantità di escrementi, che si accumulavano velocemente, trasformando ogni pioggia in una poltiglia nauseabonda. Gli spazzini municipali facevano quel che potevano, ma la quantità di rifiuti era tale che era impossibile tenere pulite le strade. Per non parlare dell'odore, Londra era famosa per la sua puzza ben prima del 1858, tanto che viaggiatori stranieri descrivevano l'aria della città come irrespirabile già decenni prima. A peggiorare il quadro, le abitazioni più povere non disponevano di latrine adeguate. Interi quartieri condividevano pochi servizi igienici spesso fatiscenti e non era raro che le persone si liberassero dei propri rifiuti gettandoli direttamente in strada. Le case più antiche avevano latrine sopraelevate con scarico diretto sulla strada, un sistema che, sebbene pratico, rendeva impossibile evitare la contaminazione dell'ambiente circostante. E poi c'erano i cimiteri. Il sovraffollamento umano non riguardava solo i vivi. Londra aveva un grave problema di sepolture. I corpi venivano spesso tumulati in fosse comuni poco profonde e la decomposizione contribuiva a diffondere odori pestilenziali, oltre che pericolose contaminazioni delle falde acquifere. Un medico dell'epoca descrisse il problema dicendo che l'acqua potabile di Londra era chimicamente identica a una soluzione di materia putrefatta. I dibattiti politici sulla questione furono infiniti. Alcuni membri del governo sostenevano che la reazione della gente fosse esagerata e che i londinesi dovessero semplicemente adattarsi all'odore. Così, mentre la popolazione cresceva,
insomma, il Tamigi si trasformava in un fiume di morte, pronto a restituire alla città tutto ciò che vi veniva scaricato. In questa situazione sarebbe bastato poco a trasformare la crisi in catastrofe. Che ne so, un po' di sole? Ecco che arriviamo all'anno 1858, che regala a Londra un'estate torrida. Il sole cocente fece evaporare l'acqua del fiume, lasciando esposti i rifiuti organici in decomposizione. A questo punto c'era più cacca che acqua. L'aria si impregnò di un fetore così insopportabile che gli impiegati pubblici minacciavano di lasciare i posti di lavoro. Le chiese interrompevano le funzioni e il Parlamento arrivò a montare come contromisura delle tende imbevute di cloruro di calcio. Ma alla fine dovette sospendere le sedute perché nessuno riusciva a trattenere i conati. Ma non si trattava solo di un problema olfattivo. Il Tamigi era anche la principale fonte di acqua potabile, si fa per dire. I londinesi la usavano per cucinare, per fare raramente il bagno e la bevevano. Tutto questo portò a una serie di crisi sanitarie ricorrenti. Tra il 1832 e il 1854 Londra fu colpita da diverse epidemie di colera, un fenomeno che fino a quel momento non era stato compreso del tutto. Molti medici credevano ancora nella teoria dei miasmi, secondo cui le malattie erano causate da aria cattiva. Solo con gli studi di Jon Snow, non quello di Game of Thrones, ma un dottore vero, si cominciò a comprendere che il colera si diffondeva attraverso l'acqua contaminata. Ma questa scoperta all'epoca non portò subito a un cambiamento radicale. La teoria dei miasmi dominava ancora la medicina dell'epoca e in generale si pensava che fosse la puzza emanata dal Tamigi a causare le epidemie. Per contrastare la situazione, le autorità e i cittadini presero provvedimenti disperati. Si bruciavano enormi quantità di catrame e zolfo per purificare l'aria, si spargeva calce viva sulle rive del fiume e si usavano profumi e sostanze chimiche nel tentativo di coprire l'odore. Tutto ciò però si rivelò completamente inutile. I giornali dell'epoca non persero occasione per descrivere l'orrore che stava avvolgendo la città. Le testimonianze raccontano di persone che vomitavano per strada, di cavalli impazziti per il fetore e di commercianti costretti a chiudere le botteghe perché nessuno aveva più il coraggio di avventurarsi in città. L'aria era talmente irrespirabile che alcuni residenti fuggirono temporaneamente da Londra, cercando rifugio nelle campagne circostanti. Persino i battelli del Tamigi, il mezzo principale di trasporto di molte persone, erano diventati inutilizzabili. I passeggeri si rifiutavano di viaggiare sul fiume e i marinai che lavoravano sulle barche si lamentavano per la nausea continua e i problemi respiratori. La vita quotidiana si era trasformata in un incubo. Nel frattempo la crisi sanitaria raggiunse livelli critici. Ospedali e infermerie si riempirono di pazienti affetti da malattie gastrointestinali e infezioni dovute al contatto con l'acqua del Tamigi. Anche chi non beveva direttamente dal fiume era esposto al rischio. I pozzi d'acqua sotterranei, utilizzati da molte case e attività commerciali, erano ormai contaminati dai liquami. Bere un bicchiere d'acqua a Londra nel 1858 significava giocare alla roulette russa con i batteri. Anche Charles Dickens si lamentò scrivendo a un amico: "Posso certificare che i miasmi, anche solo in un breve soffio, sono stati di una natura tale da dilatare testa e stomaco". Persino la regina Vittoria e il principe Alberto furono colpiti dal fetore insopportabile. Si racconta che durante una crociera sul Tamigi furono costretti a tornare a riva dopo pochi minuti, incapaci di sopportare l'odore nauseabondo. Di fronte alla disperazione generale vennero proposte soluzioni folli e poco praticabili. Qualcuno suggerì di costruire barriere profumate lungo le rive del fiume, mentre altri proposero di deviare il corso del Tamigi per spostare la puzza fuori dalla città. Ma non c'era scampo. Londra rimaneva intrappolata nel proprio sudiciume. C'è chi però riuscì a trarre qualcosa di buono da questa situazione, se così si può dire. Mentre i più abbienti potevano cercare rifugio in case lontano dal fiume, la parte più povera della popolazione era costretta a stare nella merda. Così alcuni trasformarono il loro vivere di merda da condizione di vita a fonte di reddito. Esistevano intere categorie di lavoratori il cui mestiere era strettamente legato alla gestione dei rifiuti e alla sopravvivenza tra gli scarti della città. C'erano i tosher, ovvero estirpatori, che rovistavano nelle fogne alla ricerca di oggetti di valore. Sì, avete capito bene, c'era gente che si tuffava nei liquami con la speranza di raccimolare qualche moneta persa o un pezzo di metallo da rivendere. Ma i tosher non erano gli unici a immergersi nel peggio del
del peggio. I mudlarks, cioè allodole del fango, erano bambini e adulti poverissimi che cercavano nel fango del Tamigi oggetti recuperabili e rivendibili. Il loro lavoro li esponeva a sostanze tossiche e malattie, ma per molti era l'unico modo per sopravvivere. Muniti di un semplice bastone e di un sacco, passavano intere giornate lungo le sponde del fiume, sperando di trovare qualcosa di valore. Il rischio di tagliarsi con vetri o metalli arrugginiti era altissimo, senza contare le infezioni a cui andavano incontro. E poi c'erano i Night Soilmen. Lavoravano nelle tenebre per svuotare le latrine, trasportando secchi di escrementi lungo le strade cittadine. Lo facevano di notte perché non c'era traffico, gli odori erano un po' meno nauseabondi rispetto al giorno e soprattutto non c'era nessun cittadino che li guardasse con disgusto mentre trasportavano secchi pieni delle loro deiezioni. Portavano gli escrementi fuori città, dove venivano riutilizzati come fertilizzante o scaricati nel fiume. Ogni tanto qualcuno ci rimaneva secco a causa dei gas tossici o cadeva in uno dei pozzi neri che stava pulendo e non ne usciva più. I Night Soilmen erano emarginati dalla società e spesso evitati come la peste, ma almeno venivano pagati meglio della media dei lavoratori manuali. E infine c'erano i Chaparat, gli acchiapparatti o rat catchers, assunti dal comune per catturare i ratti che vivevano nel sistema fognario sotterraneo al fine di prevenire la diffusione di malattie. Erano pagati poco, ma il loro lavoro contribuì enormemente alla prevenzione delle malattie sia durante sia dopo la grande puzza. Nonostante questi professionisti, ogni giorno gli spazzini combattevano una battaglia persa contro il fango, gli escrementi animali e i rifiuti domestici. Con il traffico intenso di carri e cavalli, il lavoro di pulizia era ben poca cosa. Ogni mattina la città si svegliava con le stesse strade imbrattate del giorno prima. Il fetore non era più solo un fastidio, ma una minaccia per la salute pubblica e per l'intera economia cittadina. I mercanti si lamentavano del calo delle vendite e persino i parlamentari, che finora avevano ignorato il problema, erano costretti a fuggire dalle proprie sedute. Il palazzo di giustizia venne momentaneamente evacuato a Oxford e St. Albans. Le autorità cercarono soluzioni immediate e disperate, ma che non andavano alla radice del problema. Una di queste fu lo spargimento di tonnellate di calce sulle rive del Tamigi e vicino alle foci delle fogne, nella speranza che neutralizzasse il fetore e purificasse le acque. Squadre di operai lavorarono senza sosta per distribuire la calce durante la bassa marea, un'operazione che costava circa 1500 sterline a settimana. Tuttavia, fu come spruzzare deodorante su un cadavere in decomposizione, del tutto inutile. Il fetore non se ne andava e Londra continuava a soffocare nei suoi stessi rifiuti. Alla fine la tregua arrivò dalla natura stessa. Dopo settimane di caldo infernale arrivarono piogge abbondanti che aiutarono a diluire i liquami stagnanti e a ridurre momentaneamente l'odore nauseabondo. Ma era solo una soluzione temporanea. Il problema rimaneva irrisolto e la città sapeva che non poteva affidarsi solo al meteo per non morire soffocata. La popolazione si lamentava da decenni, ma il governo si decise a prendere provvedimenti seri solamente quando il nuovo edificio del Parlamento fu costruito davanti al fiume pestilenziale. All'inizio cercarono di far spostare la sede, ma siccome non era possibile, finalmente presero a cuore il problema e diedero all'ingegnere Joseph Bazalgette l'incarico di salvare Londra dalla sporcizia e dalle epidemie di colera, visto che secondo la teoria miasmatica la puzza ne era la causa. Bazalgette progettò un sistema di oltre 1800 km di condotti fognari principali e secondari, abbastanza resistenti da durare per secoli, e infatti molte delle sue strutture sono ancora in uso oggi. Il sistema convogliava gli scarichi fuori dalla città invece di lasciarli defluire direttamente nel Tamigi e sfruttava la gravità per mantenere il flusso costante. L'effetto fu immediato. Dopo l'attivazione delle nuove fognature, i livelli di colera si abbassarono drasticamente e sebbene il Tamigi non tornò subito a essere un fiume limpido, almeno smise di essere una minaccia mortale. Finalmente, dopo secoli di incuria, Londra aveva una soluzione a lungo termine. Il sistema di Bazalgette era così straordinariamente ben progettato che è ancora in uso oggi, grazie anche alla sua incredibile lungimiranza. Per esempio, dopo aver calcolato con precisione la larghezza necessaria per le fognature di Londra, in base alla popolazione dell'epoca, decise di raddoppiarla, sapendo che con la crescita della città sarebbe servito più spazio. Si dice che se Bazalgette non avesse fatto questa scelta, il sistema di drenaggio di Londra sarebbe stato sopraffatto già negli anni 50 del Novecento. Si creò una nuova figura
figura professionale, i flushermen, ovvero i dilavatori incaricati di lavare via i rifiuti e tutto ciò che avrebbe potuto bloccare il flusso di acqua nel nuovo sistema fognario. Il loro abbigliamento diventò iconico. Indossavano dei pesanti cappotti blu impermeabilizzati, ma non tanto quanto avrebbe dovuto essere, altrimenti gli uomini si sarebbero lamentati dell'eccessiva sudorazione. Erano abbottonati sul petto e scendevano quasi fino alle ginocchia, dove incontravano enormi stivali di pelle che coprivano una parte della coscia, come quelli indossati dai pescatori, e avevano cappelli a tesa larga come quelli degli spazzini. Il progetto di Bazalgette non solo cambiò Londra, ma divenne il modello per altre grandi città nel mondo. Le sue fognature rappresentarono l'inizio dell'urbanizzazione moderna e dell'importanza della pianificazione sanitaria nelle metropoli. Per il suo servizio alla nazione, Bazalgette fu nominato cavaliere nel 1875. Insomma, la grande puzza del 1858 fu disgustosa, letale, insopportabile, ma rappresentò un punto di svolta nella gestione delle acque reflue che ispirò tutto il mondo. Oggi diamo per scontati i sistemi fognari, ma ricordiamoci che senza questa crisi epica forse saremmo ancora qui a lamentarci del fetore nelle strade. Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi e mettete mi piace a questo video, altrimenti siete dei puzzoni. Alla prossima, ciao!